Buon giovedì a tutti e ben ritrovati qui sul canale. Allora, chi sono? Chi sono? No, non è un video filosofico, no. Oggi non parliamo dell'io filosofico, ma parliamo di questo bel faccino qui, del sottoscritto, perché era un video che vi dovevo, l'avevo detto quando ho creato il canale, quindi nel primo video, nell'intro, che avrei rilasciato un contenuto chiaramente sulla mia esperienza, su chi sono io, insomma, presentarmi un po' meglio e in maniera più approfondita e anche per dare insomma delle opinioni su tutto questo mondo dello sport, del calcio poi nello specifico. E quindi cosa c'è di meglio della pausa delle nazionali per rilasciare questo contenuto? Un contenuto che sarà accompagnato mentre parlo da immagini di repertorio, video di repertorio che avevo per l'appunto creato per ogni esperienza. No, chiaramente c'è sempre occasione di scattare foto, video, insomma, perché si è affascinati un po', no, da tutto l'ambiente. E quindi vedrete un po' quelle che anche a livello figurativo, quelle che sono state le mie esperienze. E cominciamo con questo contenuto. Quindi partiamo dal principio. Il principio è che, come sapete, io sono italiano, sono di origine siciliana, ma credo che questo sia chiaro perché un po' l'accento si sente, orgogliosamente siciliano chiaramente. Ho studiato all'Università di Palermo, mi sono dapprima laureato alla laurea triennale in scienze delle attività motorie sportive e poi ho fatto la specialistica, mi sono laureato poi alla specialistica presso il corso di laurea in management dello sport. È un corso che viene offerto a Palermo e in poche altre in realtà facoltà e località d'Italia, se non sbaglio a Roma, a Bologna, adesso non ricordo tutte le sedi, però a Palermo comunque potevamo contare su veramente degli insegnanti validi, dei professori validi. È un programma molto molto interessante. Abbiamo studiato economia, diritto, varie forme di diritto, varie forme di economia, sociologia, insomma tutto in maniera generale, ma poi applicate chiaramente allo sport. Applicato allo sport, abbiamo fatto per esempio analisi di bilancio, che è una cosa molto molto bella, molto molto interessante, soprattutto poi applicata a quelle che sono le squadre, quindi abbiamo analizzato i bilanci delle squadre di calcio. Insomma, non sto qui ad approfondire questo tipo di discorso, però è chiaro che per chi come me era appassionato a questo tipo di discorso, di argomento, è chiaro che era qualcosa di bellissimo, di entusiasmante. Quindi finendo poi l'università, tecnicamente già si è pronti per il mondo del lavoro, anche se sappiamo che non è assolutamente facile, poi soprattutto in un settore come quello dello sport è ancora più difficile purtroppo nel nostro paese, a maggior ragione in Sicilia. Sono andato in Spagna in realtà perché cercavo un master con idee molto confuse. Cercavo un master, però non sono riuscito a trovarlo. Sono stato circa 6-7 mesi in Spagna, forse qualcosina in più, 8 mesi in Spagna. Ho imparato lo spagnolo, ho fatto altre esperienze lavorative non legate allo sport, e però poi sono tornato in Italia, in Sicilia, e mi sono dedicato completamente ad altro. Però poi chiaramente durante il Covid, come è successo a molti, ho cominciato a riflettere, soprattutto spinto dalla mia ragazza dell'epoca, poi la mia futura moglie. Insomma, spinto anche da lei, ho detto cavolo, io ho intrapreso una carriera sportiva, ho studiato, volevo fare questo, perché ho lasciato questo, perché ho lasciato un po' stare, no, questo discorso. Quindi ho cominciato a cercare dei master che potessero essere interessanti per me, fino a quando non mi sono imbattuto in un master che era offerto dalla Liga Business School, dalla Liga proprio, direttamente dalla Liga, dalla Business School della Liga. Era un master di secondo livello in Global Sports Marketing, offerto in inglese, anche se ristretto ad un gruppo di 25 persone, quindi chiaramente bisognava passare attraverso interviste, insomma, colloqui, eccetera, eccetera. Ho avuto la fortuna dopo vari colloqui, varie analisi, eccetera, eccetera, di essere selezionato per l'appunto per questo master che era a Madrid. Avevo già vissuto a Madrid precedentemente, però dico, sono tornato a Madrid con molto piacere, anche se purtroppo durante il periodo del Covid, quando tutto era chiuso, quindi non è stata chiaramente un'esperienza super per questo, perché era tutto chiuso, eravamo sempre soggetti a restrizioni. In realtà il master offriva anche delle esperienze a livello dei viaggi, anche a livello internazionale, non solo in Spagna, ma chiaramente in Spagna a livello nazionale, ma a livello internazionale, quindi parliamo di America, India, addirittura in Germania. Purtroppo esperienze che non abbiamo potuto fare poi ai tempi perché per l'appunto per il Covid ci sono state delle restrizioni, però è vero che in Spagna abbiamo potuto viaggiare, abbiamo visitato tante
località, squadre interessanti, non solamente a livello calcistico, ma anche a livello per esempio cestistico, perché siamo stati al Baskonia, a Vittoria Gasteiz, che il Baskonia chiaramente è una squadra non solo importante a livello spagnolo, a livello nazionale spagnolo, ma anche a livello europeo. Quindi tutto molto interessante, perché abbiamo scoperto tante, se così possiamo dire, sfaccettature, no, di quella che è la gestione manageriale delle squadre, le varie mentalità dei diversi club. Abbiamo girato il nord, il sud, il centro, insomma est, ovest della Spagna. Siamo stati sia, per esempio, abbiamo visitato l'Osasuna a Pamplona, abbiamo visitato la Real Sociedad, me ne dimenticherò tante, ma comunque abbiamo visitato poi nel sud della Spagna Sevilla, Malaga, Real Betis. Insomma, bellissimo, bellissimo davvero, organizzazioni clamorose, ma lo vedrete, comunque lo state vedendo poi nelle varie foto che scorrono. Organizzazioni clamorose, poi soprattutto anche l'Espanyol a Barcellona, bellissimo. Il tutto accompagnato chiaramente poi non solo dalle lezioni in classe a Madrid normalmente, ma anche da quelle che sono state poi le lezioni sul posto con i professionisti che ti spiegavano chiaramente tutti i retroscena, insomma tutte ripeto, le varie sfumature del lavoro. Terminato il master, avevo la possibilità o di restare chiaramente in Spagna, o di andare poi in altri posti, anche insomma di poter restare nel caso alla Liga, però ho scelto di andare in Turchia. Cercavo in tutti i modi di andare in Turchia, c'era stata una mezza discussione col Beşiktaş, poi non se ne è fatto nulla, non per causa mia chiaramente, nemmeno per causa loro in realtà, ma comunque non mi sto a soffermare tanto, ma viene fuori l'opportunità con una startup che insomma era nata proprio da poco, di per l'appunto andare in questa startup che faceva delle consulenze finanziarie e digitali tramite un sistema ERP o ERP. Non so se siete familiari con questo tipo di sistema, insomma, per farla proprio breve, era una sorta di Football Manager, il gioco, molti di voi sicuramente lo conosceranno. Era un software manageriale che consentiva qualcosa di unico, fondamentalmente, che ancora rimane unico sul mercato, che consentiva alle squadre di poter gestire proprio tutta la parte finanziaria, manageriale, i contratti, la contrattualistica proprio delle squadre, in un sistema che era intelligente, che era automatico, insomma. E quindi noi facevamo questo tipo di consulenze finanziarie e digitali alle squadre, e abbiamo avuto la fortuna di poter lavorare, ho avuto la fortuna di poter lavorare a Istanbul, anche se lavoravo da remoto in realtà, ogni tanto andavo a visitare le squadre, però essendo proprio a Istanbul avevamo la possibilità di andare molto spesso a visitare le squadre, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahce, Başakşehir, insomma poi altre squadre anche un po' più piccole, e lavorare anche in Europa col Toulouse in Francia. State vedendo poi comunque immagini relative, perché poi il bello anche di questo lavoro è stato che avevamo dei side benefits, dei benefits molto importanti, perché avevamo dei VIP box, palchi VIP comunque dove andare a vedere le partite, erano tutti riservati a noi, molto comodi, chiaramente bellissimi, e altre esperienze, cioè nel senso avevamo, essendo poi società queste polisportive, con squadre di alto livello anche per quanto riguarda il basket, la pallavolo sia maschile che femminile, avevamo l'opportunità di poter andare a vedere anche partite di basket, di pallavolo, quindi ogni tanto ho utilizzato anche questo tipo di benefit, e devo dire che sono state delle esperienze molto 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 belle, molto diciamo formanti da questo punto di vista, e abbiamo avuto anche l'opportunità di poter lavorare nell'ufficio presidenziale del Galatasaray, insomma è stata veramente veramente bello. Quindi insomma lo vedete tutto nelle immagini che scorrono qui di seguito e nei video. E poi dopo questa esperienza, dopo quasi 3 anni comunque, ho fatto uno switch, diciamo, sono andato in Grecia. In Grecia sono andato esattamente a Patrasso. In realtà non andavo a Patrasso perché volevo mettere su un progetto personale, poi ve ne parlerò di questo. Stavo ricercando da tanto tempo, insomma, questo tipo di discorso, e alla fine arrivato a Patrasso. A Patrasso c'è la squadra che si chiama Panathinaiki, che è la seconda squadra storica della Grecia, che ha sempre avuto problemi a livello manageriale. Mancava se non sbaglio, dalla Super League One in Grecia da circa 20 anni o cose del genere. Sanno del mio arrivo in città, quindi veniamo messi in contatto. Questa squadra aveva una proprietà americana anche, aveva molte ambizioni. Parliamo praticamente di quest'anno.
molte ambizioni, e quindi mi offrono il posto di direttore sviluppo business e strategia del club. È molto interessante per me, chiaramente, con diciamo tante belle, diciamo, come dire, prospettive da questo punto di vista. E io chiaramente mi sono messo a disposizione, ho cercato di lavorare, ho cercato di dare il mio massimo, come tutti facciamo chiaramente sul lavoro, però purtroppo è stata un'esperienza che devo dire è stata negativa, non per quanto riguarda me, non voglio assolutamente giustificare me chiaramente, ma esistono anche esperienze che non sono positive. Questa è stata un'esperienza assolutamente non positiva, e ve ne parlerò tra l'altro poi in un video dedicato proprio a questa situazione, perché è una cosa che per me che mi aiuta anche a parlare di quello che è il cosiddetto bad management, quindi in cui ci sono state poi promesse che non sono state mantenute, una situazione che è stata veramente l'opposto di quella che mi era stata presentata, purtroppo, perché secondo me questa squadra avrebbe tanti margini di miglioramento, però purtroppo. Quindi arriviamo alla fine di quello che è stato fino ad ora il mio percorso. Rimango comunque, attualmente risiedo tra Grecia e Turchia, anche se in maniera più stabile in Grecia. E quindi perché in Grecia in realtà? Perché sto portando avanti un progetto di cui ve ne parlerò nel momento in cui si concretizzerà. Sarà molto interessante, faremo una sorta di off topic per quanto riguarda questo progetto, e vedremo un po' quello che succederà. Nel frattempo chiaramente poi possono arrivare anche altri tipi di offerte, di esperienze, insomma vedremo un po'. Ma nel frattempo sto lavorando a questo progetto in Grecia, senza dimenticare la Turchia, perché chiaramente, come avete capito, mia moglie è turca. Vado spesso in Turchia, insomma sono innamorato anche della Turchia, così come della Grecia, insomma così come di tutti i posti in cui sono stato, quindi è bellissimo in generale poter scoprire nuove culture, essere aperti a nuove culture, e poi comunque sono state esperienze che mi hanno portato pure poi a parlare per esempio in maniera fluente il turco, e adesso sto imparando anche il greco, vediamo. E quindi questo, vi volevo parlare alla fine del video di una cosa che mi viene chiesta molto spesso, e anche io adesso è un discorso che sto vedendo purtroppo, no? A scapito di tante persone, anche del sottoscritto molto spesso può capitare, ed è il discorso che purtroppo ormai viviamo in una società in cui non è facile nemmeno trovare un lavoro, cioè non è facile trovare un lavoro al giorno d'oggi. Tu puoi avere tutte le competenze del caso, puoi essere super titolato, puoi avere qualsiasi tipo di, come dire, foglio, carta, se vogliamo dirlo in maniera grezza, però purtroppo riscontro tante difficoltà, tanti professionisti che molto bravi, che stanno avendo problemi per l'appunto a inserirsi nel mondo del lavoro, nel mondo dello sport poi, nello specifico, perché chiaramente io agisco lì. Ed è questo dovuto intanto ai metodi di selezione, perché purtroppo è vero che l'intelligenza artificiale ci aiuta con tanti argomenti, con tante chiaramente situazioni, e si dimostra uno strumento efficace, no, per la risoluzione anche di tanti problemi, però è vero che ormai il recruitment è fatto anche basato sull'intelligenza artificiale, quindi nel momento in cui tu mandi un curriculum, se non ci sono determinate parole chiave dentro quel curriculum, tu vieni scartato a prescindere, non ti viene nemmeno data l'opportunità di un colloquio. E purtroppo questo è il mondo del lavoro di oggi. Ed è una cosa che mi dispiace dover sottolineare, è una cosa che ho vissuto anche io sulla mia pelle, anch'io sono una persona fatta, diciamo, di carne e ossa, seppur con esperienza alle spalle, purtroppo ci sono delle situazioni che certe volte sono un po' borderline, e devo dire che purtroppo non è facile oggi trovare un lavoro. Prima si puntava molto sullo studio, sulla preparazione, adesso è qualcosa che anche avendo purtroppo non è garanzia di successo. Quindi io è un invito che faccio anche a rivedere un po' questi metodi di selezione, e anche soprattutto il mio invito, ed è poi argomenti che abbiamo trattato anche nei video precedenti, per quanto riguarda, no, la competenza reale delle persone dentro un club, dentro un'organizzazione. Quando ci sono questi ex giocatori, per carità non ho nulla chiaramente contro la categoria, però molti di loro non hanno nemmeno poi studiato, non sono passati, no, per quella che è chiaramente la gavetta da quel punto di vista, perché essere giocatore o essere manager
non è esattamente la stessa cosa. Quindi ci sono delle persone che sono predisposte proprio a questo tipo di ruolo. Un manager sportivo, per esempio, è una persona, è una figura che secondo me ogni organizzazione sportiva, squadra, insomma qualsiasi organizzazione o ente che, deve avere al suo interno. Perché il manager sportivo, ripeto, l'avete capito anche un po', no, da quello che ho studiato io, ha una preparazione a tutto tondo per quelle che sono poi le problematiche dello sport, comprende di sport, che è la cosa molto più importante, cioè la cosa più importante, comprende di sport, ma alla base ha degli insegnamenti che sono totali, se così possiamo dire da questo punto di vista. Quindi attenzione, perché secondo me è una categoria che deve essere meno sottovalutata, e speriamo che non vada poi a rischio, non si estingua definitivamente, perché di fatto assistiamo molto spesso a persone, adesso ci sono queste figure super focalizzate sull'aspetto economico che vengono prettamente dal mondo economico. È vero, sì, per carità, sicuramente saranno super preparati, però vedono il discorso da un punto totalmente differente rispetto a quello che un manager sportivo può vedere. Cioè, i manager sportivi hanno sicuramente alla base la preparazione economica, ma poi hanno anche la competenza sportiva, questo è il discorso. Quindi cerchiamo di riflettere su questo aspetto, perché è una mia battaglia, ripeto, è una cosa che porto avanti da tanto tempo, e non lo faccio per me, chiaramente, perché dico, è secondo me una questione di competenza. A me piace avere la competenza delle persone giuste al posto giusto, e non solamente per una questione di nomi. Chiaro? Mi sono spiegato. Comunque, va bene ragazzi, insomma, siamo arrivati alla fine, spero che vi sia piaciuto, avete scoperto un po' di più del sottoscritto. Chiaramente, insomma, non vi posso raccontare tutta la mia vita, perché staremmo qui, penso, un bel po', però vi ringrazio sempre per il seguito. Ci vediamo quanto prima, perché adesso poi, ripeto, entriamo proprio nel vivo, ritorniamo nel vivo della lotta a scudetto, poi Champions League, Coppa Italia, insomma ci saranno tante belle cose interessanti, quindi bene, ci vediamo al più presto, mi raccomando, abbiate cura di voi stessi e grazie per seguirmi sempre. Un abbraccio.